Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Nicola e sono qua per portarvi dei video tutorial sull'Aprilia Shiver, sostituzione del filtro aria e la pulizia dei corpi farfallati. Ma prima di tutto, perché andiamo a pulire i corpi farfallati e non semplicemente a sostituire il filtro dell'aria? Perché dei corpi farfallati sporchi comportano lo spegnimento del motore quando ci si avvicina a degli stop o comunque si va ad accelerare. A volte capita anche in curva, quando magari il corpo farfallato è molto sporco, il motore muore perché il corpo farfallato è sporco e quando la farfalla va a chiudere non passa abbastanza aria per tenere il motore acceso. Buona visione! Eccoci qua sulla moto. Per prima cosa dovremo andare a rimuovere la sella, che io ho già rimosso. Dobbiamo togliere i fianchetti laterali al serbatoio e le viti per farlo si trovano qua sull'anteriore, una qui e una sul radiatore. Poi ne troviamo una anche qua sotto e poi quando andremo a rimuovere questo pezzo di plastica ne troveremo un'altra. E il fianchetto verrà via alzandolo e poi tirandolo. Stessa cosa dall'altra parte. Poi dovremo andare a tirare via la cover intorno alla chiave con una vite di qua e una dall'altra parte. E poi saremo pronti per tirare via il serbatoio. In questo video mi limiterò semplicemente ad alzare il serbatoio e non a rimuoverlo completamente dalla moto perché non c'è dentro benzina. Alziamo il nostro serbatoio. Ok, una volta alzato il serbatoio, qua sulla destra della moto passa il tubo della benzina e lo facciamo uscire dalla sua mollettina di ritegno, così per dargli un po' più di agio. E poi mi servirò di questo barattolo qua per bloccare il serbatoio alzato. E vado a ficcarlo qua in mezzo. Prima di andare a smontare il coperchio del filtro dovremo fare altri due passaggi. Prima di tutto tirare via il connettore elettrico. Per farlo basterà prendere le due alette laterali e tirarle verso l'esterno e il connettore se ne uscirà. Poi dobbiamo andare a tirare via questo tubo qui, che è il tubo di recupero dei vapori dell'olio motore, e per farlo dovremo munirci di una pinza per andare a schiacciare le alette dell'anello di tenuta del tubo e poi il tubo se ne verrà fuori. Una volta fatti questi due passaggi potremo andare a rimuovere le viti che tengono il coperchio del filtro. Mi raccomando di svitare soltanto le viti che stanno più in alto. Come vedete qua ci sono una fila di viti più alte e poi queste qua più basse. Noi dobbiamo soltanto svitare quelle più alte sia da una parte della moto che dall'altra. Tolte tutte le viti basterà prendere il coperchio del filtro sulla parte posteriore e tirarlo verso l'alto. Una volta che scavalcherà la parte qua in gomma sarà possibile
tirarlo verso il posteriore della moto. Potrebbe fare un po' di forza perché davanti è a incastro, quindi non abbiate paura a tirare. Magari farà un po' di resistenza appunto perché ci sono questi due denti qua che vanno a incastrarsi davanti. Poi in fase di rimontaggio vi farò vedere meglio. Ok. Una volta arrivati al filtro dell'aria dovremo andare a rimuovere i due cornetti d'aspirazione e per farlo basterà prenderli e ruotarli in senso antiorario per poterli rimuovere. 1 e 1, 2. Prendere il filtro dell'aria e tirarlo fuori dalla sua sede. Ed ecco fatto, abbiamo rimosso il filtro dell'aria. Arrivati a questo punto possiamo procedere con la pulizia dei corpi farfallati. La procedura è la stessa per entrambe le farfalle, quindi ve la farò vedere soltanto su di una. Per fare questo lavoro avremo bisogno di uno straccio, possibilmente pulito e che non rilasci delle fibre, un cacciavite oppure nel mio caso questo leverino di plastica, e uno spray pulitore carburatori o pulitore corpi farfallati, o se non avete questo tipo di pulitore potete usare qualche altro solvente che però una volta finito la pulizia non rilasci dell'unto. I corpi farfallati dopo la pulizia devono essere completamente asciutti e ben puliti. Quindi procediamo. Si inizia prendendo il nostro straccio. Ci si spruzza sopra un po' del nostro spray pulitore carburatori e poi con l'aiuto del nostro cacciavite o leverino di plastica andiamo ad aprire la farfalla così e con l'altra mano e lo straccio imbevuto di spray andiamo a pulire le pareti del corpo farfallato proprio dove va a chiudere la farfalla e puliamo anche il bordo della farfalla proprio qua dove va a chiudere una volta che rilasciamo. Se fate fatica con la pulizia perché magari avete le mani troppo grosse e non ci passano all'interno del corpo farfallato, potete sempre usare una pinza a becchi lunghi come questa e potete prendere il vostro straccio sempre imbevuto di spray e andare poi a passare le pareti del corpo farfallato, sempre aprendo prima la farfalla. Esiste anche un'altra procedura per poter pulire i corpi farfallati, ovvero quella col motore acceso, però non è questo il video dove ne voglio trattare, perché non è una procedura adatta ai principianti e è meglio che la usino soltanto chi sa cosa sta facendo sul motore prima che succeda qualche casino, magari a motore acceso qualcuno va a finire che gli cada dentro qualcosa nel corpo farfallato e va a spaccare il motore o altre cose molto spiacevoli. Il filtro dell'aria ha un senso di montaggio, perciò se fate fatica a montarlo, che magari come vedete qui non combacia il buco del filtro con quello del corpo farfallato, allora il filtro aria sarà da girare. Ok, una volta che trovate il senso giusto dovete far passare il labbro del filtro sotto questi dentini qua, sia davanti che dietro, logicamente. Ok, una volta che il filtro sarà bene in posizione andiamo a riprendere i nostri cornetti d'aspirazione che hanno queste fessure qua dove vanno montati e li si gira in senso orario per avvitarli e fissarli. Ora non ci resta altro che rimontare il coperchio del filtro, ricordandoci che ci sono questi due dentini che vanno sulla parte anteriore della moto
e vanno incastrati. Adesso vi faccio vedere anche dove. Ecco le fessure dove dovranno andare i nostri dentini del coperchio del filtro, uno qua e uno di qua. State bene attenti quando andrete a rimontare il coperchio dalla scatola filtro che i dentini del coperchio vadano ad inserirsi bene in quelle fessure lì. Una volta che siete riusciti a mettere dentro i dentini nelle loro fessure, allora vedrete che il coperchio andrà bene a battuta. Ok, rimesse tutte le viti, possiamo andare a riprendere il nostro tubo dei vapori olio e andare a rimetterlo al suo posto. Stessa cosa, il connettore elettrico. Noterete che ha un senso di montaggio, è impossibile sbagliare nel metterlo. E mi raccomando, non dimenticatevi la molletta del tubo dei vapori di rimetterla al suo posto. Il tubo benzina che avevo precedentemente fatto uscire dalla sua molla di ritegno lo vado a rimettere al suo posto e poi siamo pronti per rimettere giù il serbatoio. Ok, da adesso la procedura di montaggio è uguale a quella di smontaggio, solo a ritroso. Perciò per prima cosa si andrà a rimettere le due viti anteriori del serbatoio benzina per fissarlo e poi si andrà a montare i due fianchetti laterali e la cover del quadro d'accensione. Se per caso fate fatica a mettere le due viti qua davanti del serbatoio è perché sotto non c'è un filetto vero e proprio, ma sono delle mollettine con il loro filetto, perciò se fate fatica controllate che queste mollettine non le abbiate magari perse nella fase di smontaggio o che magari si siano semplicemente spostate. Come vedete le mie si spostano abbastanza velocemente, perciò andate a metterle in posizione e poi procedete a rimettere le viti. Per questo video è tutto, spero di esservi stato d'aiuto e se la guida vi è piaciuta lasciate un mi piace e fatemelo sapere nei commenti. Se desiderate altri video tutorial sulla Shiver fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi e se volete attivate anche la campanellina per restare sempre aggiornati con i prossimi video. Ciao a tutti e alla prossima!